Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Donne che corrono coi lupi. È un testo emblematico e profondamente incisivo della psicoterapeuta e analista junghiana Clarissa Pinkola Estés. Pubblicato per la prima volta nel 1992, il libro si è rapidamente distinto come un'opera influente sulla natura psicologica e spirituale delle donne. Estés esplora l'archetipo della donna selvaggia, una figura potente che rappresenta la natura istintiva e non addomesticata presente in ogni donna. Attraverso una serie di fiabe, miti e racconti popolari di diverse culture, la scrittrice invita le donne a riscoprire e abbracciare la loro forza interiore, spingendole a liberarsi dai vincoli imposti dalla società. Con uno stile narrativo evocativo e un'approfondita conoscenza delle dinamiche psicologiche, Donne che corrono coi lupi si propone non solo come una guida alla consapevolezza di sé, ma anche come un richiamo al potere e alla libertà intrinseca dell'anima femminile. L'opera si configura come uno strumento per le donne di tutte le età, in cerca di risposte, e un riconoscimento del valore della loro vita e delle loro esperienze. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'archetipo della donna selvaggia. Nel contesto del libro, l'archetipo della donna selvaggia è centrale. Clarissa Pinkola Estés definisce questo simbolo come rappresentazione dell'anima innata e non addomesticata di ogni donna. Questo archetipo incarna la libertà, la forza, la creatività e un istintivo senso di autodeterminazione. Attraverso storie, fiabe e miti tratti da diverse culture, l'autrice esplora come questo archetipo sia stato storicamente represso dalle strutture sociali e culturali che tendono a limitare l'espressione autentica delle donne. L'archetipo della donna selvaggia ispira le donne a connettersi con il loro sé più autentico e a riscoprire le proprie passioni e desideri dimenticati. In questo modo, il libro invita lettrici a intraprendere un viaggio interiore di scoperta e autoriconoscimento, liberandosi da aspettative esterne e restrizioni autoimposte. Secondo, fiabe e simbolismo. Uno degli strumenti principali utilizzati da Estés nel libro Donne che corrono coi lupi è l'uso di fiabe e racconti popolari per esplorare il mondo interiore delle donne. Le fiabe hanno il potere di comunicare messaggi profondi attraverso simbolismi universali, permettendo alle lettrici di vedere se stesse attraverso nuovi paradigmi. Ogni storia presentata nel libro contiene lezioni e significati nascosti che mirano a svelare le verità universali dell'esperienza femminile. Il simbolismo presente in questi racconti è uno specchio che riflette diversi aspetti della psiche femminile: la creatività, la forza interiore, la resilienza e l'essenziale connessione con la natura. Questo approccio incoraggia le donne a utilizzare le storie come strumenti per esplorare e comprendere meglio la loro identità, inclusi desideri, paure e speranze. Attraverso il simbolismo, Estés riesce a creare un linguaggio comune che collega esperienze diverse e individuali, fornendo una mappa per la crescita personale e spirituale. Terzo, il risveglio dell'intuito. Estés enfatizza l'importanza del risveglio dell'intuito femminile come chiave per riconnettersi con la propria essenza selvaggia. Secondo l'autrice, l'intuito è un dono naturale che spesso viene soffocato dalle aspettative sociali e dalle norme restrittive che plasmano il comportamento delle donne. Attraverso il risveglio di questo potere innato, le donne possono accedere a un sapere profondo che guida le loro scelte e le aiuta a navigare nelle complesse dinamiche della vita. L'intuito viene descritto come una voce interiore che ci indirizza verso ciò che è autentico e vero per noi stesse. Nel libro, Estés incoraggia le lettrici a esercitare e valorizzare questo dono attraverso pratiche quotidiane di consapevolezza e riflessione personale, che permettono una maggiore connessione con la propria essenza. L'importanza attribuita all'intuito sottolinea come questo possa essere una risorsa cruciale per raggiungere l'autonomia emotiva e l'autenticità. Quarto, affrontare l'ombra. Un tema ricorrente nel libro è il concetto dell'ombra, un aspetto della psiche che include pensieri, emozioni e caratteristiche che spesso vengono represse o non riconosciute.
Estes invita le donne a confrontarsi con la loro ombra personale per ottenere una comprensione più completa di se stesse. Affrontare l'ombra è un passo essenziale per liberarsi da paure e insicurezze che ostacolano il potenziale creativo e di crescita personale. Nel libro viene descritto come questo processo sia simile a un'iniziazione che porta alla scoperta di nuovi aspetti dell'identità. Svelare l'ombra permette di integrare parti della personalità che sono state trascurate, creando un senso di interezza e autenticità. Estes suggerisce che solo affrontando e accettando questi aspetti si può davvero giungere alla trasformazione e al rinnovamento personale, poiché esse contengono spesso tesori nascosti di saggezza e potenziale latente. Infine, liberazione attraverso l'arte. Una delle vie suggerite da Estes per accedere al potenziale della donna selvaggia è l'espressione artistica e creativa. L'arte diventa un mezzo potente attraverso cui le donne possono liberare emozioni represse, esplorare la propria identità e connettersi con la natura istintiva. Nell'opera l'autrice sottolinea come la creatività sia parte integrante della natura umana e un mezzo fondamentale per riscoprire la propria autenticità. Che sia attraverso la scrittura, la danza, la pittura o qualsiasi altra forma di espressione artistica. Estes evidenzia che queste pratiche consentono alle donne di entrare in contatto con le parti più profonde di sé. Attraverso l'arte emergono nuove consapevolezze che possono fungere da catalizzatore per il cambiamento e lo sviluppo personale. Il processo creativo viene presentato come un'opportunità per rompere schemi limitanti e accedere a una fonte inesauribile di energia e intuizione, aiutando le donne a ritrovare la gioia e il significato nella loro vita. In conclusione, Donne che corrono coi lupi è consigliato a tutte le donne che vogliono ritrovare la propria voce e forza interiore in un mondo che spesso spinge al conformismo. Il libro di Clarissa Pinkola Estes è un invito a esplorare l'infinito potenziale che giace sepolto sotto le convenzioni e le aspettative di genere, a riconoscere e celebrare l'autentica natura selvaggia che risiede in ognuna di noi. Oltre a essere un testo rivoluzionario per le donne, le sue intuizioni possono beneficiare chiunque sia impegnato in un percorso di introspezione e crescita interiore. Le tematiche affrontate, come il risveglio dell'intuito e l'integrazione dell'ombra, sono rilevanti per chiunque voglia vivere una vita autentica e appagante. Studiando e applicando le lezioni di Estes, le lettrici possono migliorare le loro relazioni, la loro creatività e il loro senso di appartenenza nel mondo. Questo libro è un ottimo compagno per chiunque sia alla ricerca di un nuovo significato e desideri connettersi con la propria essenza più profonda, rendendo la vita più ricca e piena di scopo. Se vuoi supportare Clarissa Pinkola Estes, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.